Il fantasma sul Monte Gordo. Chi non l'ha visto almeno una volta? Uno dei misteri più famosi e bizzarri di GTA. Cosa è successo veramente in cima a quel monte? È stato un incidente o qualcos'altro che ha spinto una donna giù dal dirupo? Questa sera siamo proprio nei pressi del Monte Gordo, dove è successa la vicenda. Come tutti sanno, cercando su internet, è possibile trovare l'articolo che racconta l'accaduto. Una donna, Jolene, e suo marito John, conosciuto come Jock, passeggiavano proprio in cima al monte, quando, dopo l'ennesimo litigio, la donna è caduta. Il loro amore non era dei più puri. È chiaro, dunque, che il marito l'abbia spinta. Tuttavia, Jock ha sempre negato ciò, venendo addirittura scagionato dalla polizia. C'è però qualcosa che non quadra. Perché lui, pur amandola come ha dichiarato, non ha fatto nulla per impedire che cadesse. Stasera cercheremo di fare luce su questo mistero, iniziando proprio a indagare sul luogo maledetto. Salendo la montagna, sulla strada abbiamo incontrato un gruppo di persone. Ragazzi, conoscete la storia del fantasma di questo monte? Sì, ma non crediamo ai fantasmi. Non c'è pericolo che si faccia vedere, se esiste. Da qui in poi, la strada è inagibile in macchina. Perciò, impugnata la torcia, continueremo a piedi. Sembra tutto tranquillo. Questo è il posto dove è stata avvistata. Probabilmente dove la povera donna ha cessato di esistere. Non ci resta che aspettare. Potrebbe apparire anche stasera. La visuale è molto bella. Si vede la città in lontananza. E il faro del Monte Gordo. Qualcosa inizia a cambiare. All'improvviso ha incominciato a piovere. Mancano pochi minuti alle 23. Eccola! Presto! È scomparsa. La leggenda è vera. Anche la scritta Jock è vera. A mezzanotte anche la scritta scompare. Tutto torna come prima. Anche il tempo sembra cambiare.
Ora scoperta l'esistenza effettiva del fantasma, è legittima una domanda. Come è andata veramente la vicenda quella maledetta notte? Cerchiamo di fare luce sul mistero. Un collegamento interessante è la storia di Ursula. Per questo, ci dirigiamo verso la sua presunta abitazione, nella casa vicino al faro. A raccontarci la sua vicenda è Franklin Clinton. Franklin sostiene di aver incontrato Ursula lungo una strada. Faceva l'autostop. Io l'ho riportata a casa. Nel tragitto mi ha raccontato la sua storia. Sembrava pazza. Da piccola veniva maltrattata dalla madre. È stata persino rinchiusa nel seminterrato. Ha anche detto che la madre la vestiva da ragazzo e le rasava i capelli. Era decisamente pazza, amico. Diceva di avere i capelli della madre nel suo zaino. Ha anche raccontato di un certo giardiniere, diceva che si era buttato dalla scogliera. Avviciniamoci alla casa. Ci sono due persone davanti alla porta. Scusate, sapete se qui abita una certa Ursula? Sì, Ursula. Abitava qui, ma è da tempo che non si fa viva. Pazza com'è, si sarà persa da qualche parte. E se Ursula fosse la figlia di Jolene e Jock? Se fosse stata lei, in preda alla sua follia, a spingere la madre? Aveva tutte le ragioni per farlo. Ursula ha anche parlato di un giardiniere che si è buttato da una scogliera. Potrebbe trattarsi della scogliera sotto il faro. Queste acque possono nascondere qualcosa di importante. Ci immergeremo con la troupe nei pressi del faro per cercare qualche indizio in più su questa vicenda. Bene, sono pronta. Andiamo. Nulla di strano. Col tempo qualsiasi prova potrebbe aver preso il largo. Vediamo se c'è qualcosa ai piedi del faro. La porta è chiusa a chiave. Niente. Ancora niente. All'apparenza, il faro non nasconde nulla. Purtroppo, non abbiamo il permesso di entrarci. La cosa certa è che è stata l'ultima cosa che Jolene ha visto.
Se la ragazza ha davvero spinto la madre, magari ha spinto anche il giardiniere. La giornata sta per finire. C'è però un'ultima stranezza che riguarda il Monte Gordo. Proprio su questa cima c'è una tomba senza nome. Andiamo a cercarla. Eccola lì. Guardate. Su uno dei punti più alti del monte. Cosa nasconde questa tomba? Che sia del giardiniere? O è semplicemente la tomba di un montanaro? Questo non lo sapremo mai. In conclusione, il mistero della morte di Jolene è ancora aperto. Che sia stato il marito Jock è fin troppo scontato. Probabilmente, la presunta figlia Ursula c'entra qualcosa. Forse un giorno, la povera anima di Jolene avrà un po' di giustizia. La mia, ovviamente, è solo una teoria. Ma, dietro ogni teoria c'è qualcosa di vero.